Ciao ed eccoci qua di nuovo su Ark Fjordur. Oggi ragazzi abbiamo deciso finalmente di andare a prendere il Gigantosauro. L'abbiamo trovato in un punto della mappa e è un livello molto alto, ben 130, quindi è ottimo per andare a fare poi i mini boss. Abbiamo iniziato a costruire, come potete notare, la trappola. Eccola, l'abbiamo fatta in metallo perché ci siamo resi conto che quella in pietra la distrugge. Questo taming ragazzi l'avevo fatto già 3, 4, 5 volte in passato, di andare a tamare un gigantosauro, e non era un'operazione molto difficile, ma questa volta non si sa per quale ragione è stato veramente difficoltoso. Forse abbiamo commesso un errore di fare la trappola iniziale, vedete questa qua, un po' sbagliata, cioè nella fretta nel mettere l'ultimo portone per non farci mordere dal giga. Come sapete il giga poi ha un morso AOE, quindi molto pericoloso, l'abbiamo messo un po' storto e quindi questo ci ha procurato un danno. Adesso lo vedrete poi mano a mano nel video. Comunque vedete che qua praticamente eravamo riusciti a portare il giga vicino alla trappola. L'operazione più difficile è quella però di andarlo a infilare dentro, e vedete che non ne voleva proprio sapere. Evidentemente questo giga non gli andava di essere domato. Dunque allora la tecnica è questa, quella di appunto prendere l'agro dell'animale e riuscire poi a farsi seguire e trascinarlo all'interno della trappola. Allora adesso qui c'è un tentativo, però vedete che ci sono anche gli alberi che vanno ad ostacolare il tutto e quindi si è incastrato e anche questa volta è andata male. Dunque abbiamo fatto diversi tentativi. Devo dire che questo timing, come vi ho detto in precedenza, è stato veramente difficoltoso e è durato ben 2 ore, perché poi vedrete che cosa è accaduto. Abbiamo deciso di prendere il giga perché comunque, come sapete, è l'animale che fa più danno in assoluto, è più forte, ha più vita, e visto che questa volta per poter andare a fare i mini boss non c'è un divieto per certi tipi di animali, ecco, no ragazzi, ma dai, no, non c'è, come dicevo, un divieto per quanto riguarda i mini boss. Vogliamo iniziare con i 2 lupi, 2 Fenrir, e quindi abbiamo visto io ho visto molti video che avevano un giga e ho detto questo è l'ideale perché è 130, però come vedete si blocca lì, sembra che sia dentro ma in realtà non è dentro. Poi ogni tanto c'aveva anche questi freeze strani, comunque vedete niente, non riusciamo a farlo nemmeno entrare. Ora farò io un tentativo. Cercherò di andare a prendere l'agro, di portarlo. Poi ovviamente il problema è anche che se lui va a incontrare qualsiasi tipo di animale, anche un dodo, si mette lì a cacciarlo, si sposta e comunque l'operazione è sempre molto difficoltosa. Dunque allora, dopo vari tentativi e tanti morsi, dove abbiamo anche avuto dei danni agli animali, finalmente sono riuscita, a fortuna, perché ormai ero veramente stressata, perché comunque devo dire che questo tipo di taming stressa, a infilarlo finalmente dentro la trappola. Allora adesso mi sono detta, questo è il momento più facile, perché qui basta semplicemente andare di dardi, vedete. Vedete che c'è 80.000 di vita e anche di torpore altissimo, quindi servono, se non ricordo male, 300 più dardi, e cominciamo così a spararli. Il punto più debole, come sapete, è la testa, quindi cerchiamo di centrare il più possibilmente la testa e quindi iniziamo il nostro taming. Purtroppo cosa è successo? Che non ho fatto la registrazione perché non mi aspettavo questa cosa. Quando arriva che gli manca circa il 20%, come sapete, lui comincia a girarsi e voler scappare. Purtroppo, come vi avevo anticipato, avevamo messo male il portone
quello che va a chiudere dietro, era leggermente storto, non so come perché è abbastanza grosso, però comunque è riuscito a trovare una via di fuga e quindi è scappato. A questo punto, disperati perché erano già passati circa 40-50 minuti, abbiamo cercato di finire il timing, perché comunque era abbastanza, il torpore era avanzato, mancava veramente pochissimo, tipo il 20% per finirlo. Quindi sparargli però in queste condizioni, che lui gira, scendere e avvicinarsi, perché purtroppo il fucile non ha un raggio lunghissimo, è veramente difficoltoso, perché comunque un morso, una zampata te la prendi sempre. Quindi abbiamo fatto diversi tentativi. Tutti i tentativi in merito si sono rivelati vani. Come potete vedere, poi c'erano anche quelli che sparavano negli occhi, e quindi piano piano lui mangiava, poi vedete nuove vittime, e mangiando ovviamente il torpore diminuiva, e quindi alla fine abbiamo deciso di mollarlo, ma eravamo veramente convinti e vogliosi di avere questo giga, quindi siamo tornati in base aiuto, ecco, e abbiamo rifatto tutto da capo per tentare di nuovo di andarlo a prendere. Tornati in base abbiamo dovuto rifare tutti i dardi, rifarci i fucili, perché comunque ce ne servono almeno 2 a testa, perché poi come sapete si vanno a rompere, rifare il narcotico, insomma rifare tutto quanto. Però abbiamo anche rifatto la trappola, perché questa volta ha funzionato poi. Dunque, la nostra tribe, come sapete, non è una tribe che gioca soltanto esclusivamente ad Ark, quindi io ho giocato tantissimo ad Ark, però con grandi intervalli, quindi non mi ricordavo bene come andare a prendere il giga. Poi comunque i fattori negativi ci sono sempre, però siamo molto tenaci. Allora, eccoci qui con una nuova trappola molto più grande e molto più intensa nel andare a catturare questo maledetto dinosauro. Dunque ragazzi, devo dire che in queste occasioni non è nemmeno molto facile anche fare delle buone riprese, nel senso che comunque bene o male il posto, o ci sono gli alberi o comunque lui mi prende l'agro, e io ho dovuto qui, l'abbiamo catturato come potete vedere, ha funzionato perfettamente questo tipo di trappola, però comunque ho dovuto dargli le spalle per un attimo quando lui ha fatto l'ingresso, perché comunque ce l'avevo dietro e non potevo girarmi certo a fare la ripresa. Questa seconda volta non abbiamo più sottovalutato nessun tipo di problema, quindi questa trappola era veramente perfetta per lui, quindi è rimasto incastrato bene e non potrà mai più uscire. Quindi a questo punto abbiamo iniziato ancora una volta a spararli. Devo dire che i fucili sono veramente lenti, vedete, il torpore sale veramente lentamente, però comunque con i fucili ovviamente non gli andiamo a fare per niente danno, anche se devo dire che lui ha tantissima vita, quindi prima di andarlo a uccidere ci vorrebbe tantissimo tempo, è quasi impossibile penso di andarlo a uccidere, però comunque con i fucili, rispetto poi all'uso delle frecce, naturalmente gli andiamo a fare meno danno. Dunque, allora, questa operazione è durata anche questa parecchi minuti, come potete vedere poi è giunta la notte, è tornato di nuovo l'alba, poi il giorno, eccetera. E vedete che qui siamo quasi alla fine. Questa volta anche lui fa i soliti, vedete, giri, tentativi quando è quasi alla fine del torpore di fuggire, ma questa volta non c'era via di scampo. Ha tirato fuori tutta la zampa, e tante volte io mi spavento, perché molte volte giocando ad Ark mi sono resa conto che alcune texture sono evidentemente buggate, e a volte mi è capitato che gli animali, nonostante gli mettessi un ostacolo, alla fine riuscivano a uscire fuori, ma questa volta è andato tutto bene, almeno questa prima parte, perché poi c'è la seconda parte dove si va a mettere la crocchetta, dove ci possono essere delle problematiche. Allora, manca davvero pochissimo, finalmente è a terra, e questo è una vera propria grandissima soddisfazione, devo dire, dopo tutto quello che avevamo penato per prendere questo giga. Ah, guardate, sta lì con la bocca aperta e ci si può anche infilare la testa. Ragazzi, vabbè, facciamo una bella foto, così almeno immortaliamo questo momento della cattura.
Dunque vedete che qui il timing sta a 62%, più della metà, ci vuole anche qui un bel po' di tempo. Per fortuna sono riuscita a fare i kibble, quindi le crocchette quelle gialle, questo grazie alle uova dei T-Rex. Ancora molti tipi di crocchette non riusciamo a farli perché non abbiamo preso le uova, però queste qui erano abbastanza facili da riuscire a fare, quindi fortunatamente sono riuscita a farne 7, ma in realtà ne servono soltanto 2. Finalmente ha dato questi due morsi, non li dà in maniera ravvicinata, quindi ci vuole sempre tipo un quarto d'ora, adesso non so dirvi di preciso. Eccolo qua finalmente che l'abbiamo preso, e questo è stato veramente una cosa stressante, devo dire. Gli volevo sparare ancora per la rabbia, ma ora per fortuna avevamo delle Clio, lo andiamo a mettere dentro e ce lo riportiamo in base. Ma la giornata non è ancora giunta al termine, perché in serata, presi ormai dall'abilità del timing, abbiamo voluto prenderci anche un grifone. In realtà la cattura del grifone non è tanto difficoltosa, vedete, si fa la solita trappola che è questa qua, abbiamo messo delle colonne, però anche questa volta non è che è stato semplicissimo, ovviamente non siamo a paragone del Giga, però il nostro grifone stava combattendo con un'aquila, e quindi questo ha dovuto praticamente andare lì a prendermi l'agro dell'aquila, e ho avuto un po' di danni a Verdino, che sarebbe la mia Argentavis, però comunque ci siamo riusciti anche questa volta. Ecco, vedete che è bello che è incastrato, bello che è chiuso, quindi adesso inizieremo col il timing, quindi il solito sparargli frecce narcotiche, più che altro dardi narcotici. Verdino, dove vai? Verdino devo dire che ha un carattere molto combattivo e mi ha anche salvato più volte la vita. Vieni qua Verdino, ci tengo tantissimo. Appoggiati. Allora, dicevo, abbiamo deciso di prendere il grifone perché ci servirà soprattutto per andare a prendere poi le uova di viverna, e poi lo andremo a utilizzare perché comunque, come sapete, è l'unico animale presente su Ark che ci permette di stare in sella e andare a sparare, quindi è molto utile per certi tipi di timing, tipo quello del Giga. Magari se avessimo avuto oggi il grifone prima, probabilmente forse riuscivamo a finire di tamarlo quando è scappato. Vabbè ragazzi, comunque qui non c'è nulla da dover spiegare, vedete la trappola è questa qui, molto semplice da andare a realizzare, ed è semplicemente, una volta che lui si è chiuso dentro, basta semplicemente andare a sparare dei dardi, quindi un timing abbastanza semplice. Dunque, vabbè, comunque finito questo timing, io ero veramente esaurita, mi sono andata a fiondare nel letto perché era anche evidentemente molto tardi, e quindi ci vedremo per un prossimo episodio. Io ho ancora in testa alcune sfide importanti, tra cui quella di andare a catturare il falco, perché ancora non l'abbiamo fatto, quindi lo vedremo magari nei prossimi episodi. Ciao a tutti e alla prossima!